Buongiorno amiche creative, oggi realizzeremo con pochi materiali degli orecchini a soutache al lobo. Utilizzeremo circa 17-18 cm di piattine soutache in due colori, delle perline, queste sono delle 11.0 e delle perline da 3 mm prese da Perline Fantasy, un bottone preso da Sarobidi Vintage. Poi vi scriverò la dimensione in basso, utilizzerò due colori di filo, l'ago e della colla, naturalmente poi serviranno i perni da incollo. Prima cosa da fare, andiamo a tagliare con una tronchesina il retro del bottone, perché questo bottone è un pochino spesso, quindi io taglierò il retro e poi con una lima andrò a livellare un poco il retro del mio bottone. Come vedrete avanti nel video utilizzerò la colla attacchi sigel per il primo giro di piattine, perché il bottone è già bello spesso e utilizzare una base mi metterebbe, insomma, creerebbe uno spessore troppo ampio. Primissima cosa da fare, allineate nello stesso verso le piattine. Se osservate da vicino hanno una tramatura, una trecciatura e si forma come una V tra, insomma, il filato, quindi allineate insieme le piattine in modo che abbiano lo stesso verso, mi raccomando. Altro consiglio, appena tagliate la piattina mettete in punta un po' di colla così che non sfilacci durante la lavorazione. Allora, cominciamo, come vedete allineo le due piattine e comincio dal centro tra le due piattine, do un primo punto e poi ridiscendo di nuovo in basso tra le due piattine. Come avete visto ho lasciato un paio di centimetri di piattina senza cucire, perché queste ci serviranno successivamente, vedrete, per fare un ricciolino decorativo. Quindi vedete che do qualche punto e poi mi raccomando, passate sempre attraverso la scalanatura delle piattine. Do qualche punto in avanti per fissare le lavorazioni, mi raccomando, dove i punti sono visibili devono essere piccini, dove invece sono più coperti, sono interni e non si vedono, potete dare anche puntini un po' più ampi. Come vedete inserisco quindi a questo punto una perlina da 3 mm, potreste anche inserirla da 4, non fa una grande differenza, e con un paio di punti di cucitura la fisso al mio lavoro. E inserisco poi, vedete che rientro attraverso le piattine e vado ad inserire una rocaille 11.0 qui vicino alla perla da 3 mm per chiudere ancora meglio questa piccola apertura, questo piccolo decoro fatto con le nostre piattine a soutache, quindi ripasso e fisso. Dopo aver chiuso quindi, come vedete, i lembi delle piattine da un lato cucendole tutte e quattro insieme, mi sposto in alto e vado ad inserire delle rocaille 11.0. Creo quindi un piccolo decorino nella parte superiore andando a utilizzare le rocaille 11.0. È un lavoro un pochino antipatico, nel senso che ci vuole un pochino di precisione, le rocaille sono piccine, però spostandovi avanti e dietro attraverso le piattine, mi raccomando, lavorate sul retro e girate ogni tanto per controllare, andate ad inserire tutte le rocaille che vedete poi dopo. In ultima battuta ne andrò ad inserire due, quindi innalzerò, allargherò un pochino questa fenditura perché poi questa parte andrà attorno al nostro orecchino. Saremo ripassate anche attraverso le ultime perline, vado sul retro, vedete, faccio un nodino e taglio il filo in eccesso. Adesso viene la parte divertente, diciamo. Vado a prendere a questo punto il mio bottone, che potrebbe essere anche un cabochon, e la colla, mi raccomando, Easy Gel, quella che non attacca le dita. Fate sempre molta attenzione e procedete come ho fatto io. Vedete che applico in un angolino
un po' di colla e vado ad adagiare la parte che voglio che venga sovrapposta al mio bottone, quindi dovete fare voi, a seconda del bottone che avete, piano piano dovete fare naturalmente delle prove. Io vi mostro naturalmente come l'ho applicato io. Lasciate lì poi dopo ad asciugare un pochino con la colla Attack Easy Gel e poi procedete piano piano a contornare il bordo con un po' di colla. È un lavoro che non amo fare, faccio pasticci immensi, però in questo caso, che il bottone era bello cicciotto, insomma per praticità si può tranquillamente andare a incollare il primo strato di soutache e poi andare a cucire il secondo. Quindi tenete ferme e poi dopo procediamo. Una volta che la colla ha fatto presa, come di consueto, ago e filo ed andiamo a cucire. Entro nel primo spessore di piattina, quella color oro senape, e passo anche attraverso il secondo filo di soutache. Come vedete mi sposto dando dei punti sulla piattina scura piccolissimi e spostandomi invece con punti più ampi nella parte invece oro, che è quella più nascosta. Quindi procedete così contornando tutto quanto il vostro bottone cabochon. Una volta finito il giro, fissate con qualche puntino e poi con la colla le estremità delle piattine. Fate un nodino e tagliate il filo in eccesso. Adesso c'è rimasto questo lembo che avevamo lasciato in sospeso all'inizio della cucitura. Semplicemente dobbiamo andare a risvoltarlo sul retro facendo un decorino, una curva che ci piace e andandola a cucire e nascondendola sul retro del nostro orecchino. Naturalmente a seconda della quantità di piattina che lasciate potete fare decori più piccoli e un pochino più grandi. A me è semplicemente un piccolo decoro, una piccola curvatura, e naturalmente andate sempre a cucire come avete visto nelle immagini, sia sul retro sia in trasversale, fissandolo sul davanti anche della lavorazione. Quindi se il video non è molto chiaro rallentatelo un pochino così da vedere tutti i punti che vado a dare. Ed eccoli qui, quasi terminati i nostri orecchini al lobo con bottoni vintage. Naturalmente dobbiamo andare a mettere i pernetti da incollo e andare a limare ancora un pochino il retro nel caso fosse ancora un po' irregolare. Come vedete ho limato un pochino e adesso procedo con il seguito. Decido dove applicare il perno e vado a mettere un pochino di colla, potreste mettere anche l'Asulit, in questo caso io sto usando l'Attack Easy Gel. Vedete che prendo come riferimento la curvatura della piattina in basso e vado poi a mettere il mio perno. Una volta asciutto vi mostrerò anche come andare a rivestire il retro. Sto utilizzando dell'Ultra Suede di colore marroncino e ne avevo un pezzetto veramente perfetto per questa dimensione e vado a prendere un riferimento per capire dove fare il buchetto per inserire il mio pernetto. Quindi faccio un piccolo segno che voi non vedete, però vi assicuro che io lo vedevo, e vado a fare un piccolissimo taglietto per poi andare ad incollare il tutto. Andare a mettere la colla, naturalmente faccio delle prove per vedere se il pezzo che ho utilizzato, che utilizzerò, basta per coprire tutto quanto il mio orecchino. Una volta che abbiamo appurato che il pezzetto di Ultra Suede recuperato funziona perfettamente, vado ad applicare la colla. Vado a mettere la colla in uno strato visibile ma senza esagerare, per evitare che poi strasbordi attraverso il nostro orecchino, e vi assicuro che ho attraverso il piccolo forellino il taglietto che abbiamo fatto, quindi applicatelo su tutta la superficie senza però esagerare proprio tantissimo.
A questo punto vado a inserire la mia base, il mio retro all'Ultra Suede, e lo vado ad applicare sul retro del mio orecchino a lobo. Esercito un po' di pressione, come vedete, mi raccomando mani pulite, se no sporcate tutto con la colla, dopodiché andiamo a tagliare. In modo molto semplice, parto dove c'è il decorino e con delle forbicine molto affilate, mi raccomando, altrimenti il taglio sarà impreciso e antiestetico, vado a ritagliare tutto quanto il mio contorno. Quindi do un'altra guardatina e, se necessario, vado a fare qualche ritocco. Utilizzo sempre l'Asulit che ho messo in questo boccettino col beccuccio di precisione, così insomma, da andare molto precisa nei punti dove eventualmente la colla non ci fosse stata. Come vedete, i nostri orecchini sono praticamente finiti. Potreste utilizzare questi elementi senza mettere il perno e andare a mettere delle gocce o un perno superiore, quindi come elemento centrale di un orecchino. Il tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile. Che dirvi, non dimenticate di lasciarmi un like ed un commentino ed eventualmente di condividere questo tutorial per supportare sempre il mio canale. Che dirvi ragazze, auguro a tutte come sempre buona creatività. Orecchini in stile un pochino vintage. Un bacio a tutte, ciao!